l'argomento provvedimenti disciplinari, problemi all'interno dell'azienda. Diciamo che arrivare a una situazione del genere dovrebbe essere veramente l'ultimo passaggio, cioè per arrivare in un momento in cui c'è un provvedimento disciplinare per un dipendente, beh, devono essere successe tante altre cose prima, eh, un'escalation di un certo genere, a meno che uno non faccia proprio qualcosa che è 0-1, una firma falsa, un documento trasmesso, una violazione di, allora lì ovviamente c'è l'evento o c'è o non c'è. Però quando parliamo di grow mindset, quindi lì stiamo parlando di ovviamente di crescita professionale. E ora, parte disciplinare, riceverla, ragazzi, vi auguro che non sia mai necessario, nel senso che dovete sempre fare attenzione a tutto quello che è la parte compliance, a tutto quello che è la parte regole e soprattutto a tutto ciò che è la parte rispetto dell'ambiente di lavoro. Questo si collega anche ai dei video che abbiamo fatto sulla parte i conflitti all'interno del posto del lavoro, no? Non dovete mai essere nella situazione in cui potete essere richiamati per un comportamento scorretto, poco professionale e via dicendo. Se dovesse succedere, dovete veramente imparare la lezione, ma seriamente, perché se siete arrivati a un punto in cui qualcuno ha sufficienti dati, informazioni ed evidenze per un'azione disciplinare nei vostri confronti, c'è un problema che va gestito a monte. Ego, ignoranza di procedure, sottovalutate il fatto che state parlando con colleghi e non con amici del pub. Ci sono tante cose da considerare. A me è capitato di dover gestire persone problematiche. Lato gestione, la parte disciplinare, ovviamente ci sono varie cose da considerare e anche a seconda del tipo di evento di cui stiamo parlando. Se sono comportamenti che possono portare a qualche conseguenza o un fatto di efficienza e via dicendo, allora si cerca sempre di andare soft, capire il perché è successo, è un problema della persona contingente, è un fatto di non capire quali sono i meccanismi, come funzionano, ci sono le call informali, si cerca di capire, tenere traccia, magari azioni correttive, ci si mette anche un piano di sviluppo se magari questa persona non è la migliore nella parte comunicazione o gestione di qualcosa, si possono anche prevedere dei programmi di affiancamento per e via dicendo. Tipicamente ricordatevi che stiamo parlando di persone, quindi come noi hanno alti, bassi, emozioni, momenti difficili e via dicendo, e ego, caratteristiche spigolose, come noi, come noi. A me è capitato diverse volte di dover fare delle chiacchierate per capire se era un problema effettivo o era un fatto di percezione, perché magari questa persona neanche si rendeva conto di aver fatto determinati errori. Tipicamente c'è la salva di avvertimento, no? Come non è che spari direttamente alla nave, ci fai il colpo di avvertimento, no? Cioè, guarda che attenzione perché la prossima volta potrebbe esserci questo, questo e quest'altro. A me è capitato di essere in situazioni in cui anche davanti ad errori fatti le persone dicono no, non devi lasciare quello nel team che ha fatto l'errore, non devi mai permettere che sia attaccato da altri oppure come si dice in inglese, no, lasciato fuori ad asciugare, hang to dry, come un impiccato. Però devono essere molto chiare quali sono le aspettative, le azioni correttive e che certe cose non sono più tollerate. Se poi invece dovessero esserci dei comportamenti o degli eventi estremamente gravi, e allora lì ci sono anche casi dove si interviene proprio con il licenziamento immediato, pensiamo casi di molestie, di furti di documenti importanti, di qualunque cosa, spionaggio industriale e via dicendo, quello è immediato, cioè proprio quelli della sicurezza che prendono una persona come nei film e l'accompagnano alla porta e deve lasciare tutto lì tranne le chiavi di casa e della macchina. Insomma, ci sono varie casistiche, però ovviamente la parte disciplinare è veramente l'ultimo step di tante cose, quindi ci si deve assolutamente concentrare sul trovare l'equilibrio prima.